Presidente, buonasera. Primo Natale in presenza. Quanto è grande la voglia di stringere il rapporto con la tifoseria, con la città e con tutta Parma? Well, as you know, it's been a difficult last 15 months for the ownership side because of COVID, but certainly COVID is, much more important than our situation what we have right now. Devo ammettere che negli ultimi 15 mesi la situazione è stata piuttosto difficile. Sicuramente il Covid ha fatto la sua parte e sicuramente le difficoltà che in questo momento la società attraversa o ha attraversato non hanno nulla a che vedere, non sono minimamente paragonabili alla situazione Covid. And I think the relationship with the fans are critical because the fans are the most important part of Parma. Sicuramente il rapporto con la tifoseria è fondamentale perché i tifosi sono uno degli aspetti più essenziali per il Parma. And for me, I enjoy, every day walking down the streets of Parma and having a chance to say hi to the fans and grabbing a cup of coffee and having some of that interaction. And I look forward to being able to do more of that and engaging the fans in what we're doing with Parma and making sure that we get that connection back that we've really lost through COVID. E mi piace sempre tanto camminare per la città, passeggiare per la città, avere la possibilità di incontrare, parlare con i tifosi, a volte anche prendere il caffè con i tifosi. Mi auguro che questo rapporto diventi sempre più stretto e mi auguro in particolare di poter coinvolgere la tifoseria ancora di più in tutti i progetti che il Parma Calcio ha. And I think also with all the activity that's gone on, it's been also difficult to communicate in what we're doing, what maybe the longer term project of Parma is, and trying to engage the fans in that, making sure they understand and also help us on the path and the journey. I progetti che abbiamo in corso sono così tanti che a volte è stato difficile comunicarli con esattezza ai tifosi e alla città. Sicuramente una comunicazione più intensa favorirebbe questo maggiore coinvolgimento della tifoseria che auspichiamo. Parlando di calcio, che impressione le ha fatto oggi la squadra e come sta vivendo il momento di questo campionato lei personalmente? Well, obviously, we're in a much more difficult situation than what we had planned at the end of the summer. Sicuramente la situazione è più difficile rispetto a quanto ci aspettavamo alla fine della stagione scorsa, alla fine dell'estate. But I think if you look at the players that we have and the quality of players that we have, I think we've got a nice mix of both younger but some very experienced Serie B and some very experienced players that played Champions League. Sicuramente la qualità dei giocatori è alta e c'è una buona miscela di giovani talenti ma anche di giocatori con una certa esperienza che hanno già giocato in Serie B e che quindi conoscono questo campionato. So, the quality is there, and I think if you look at what Bepe's done in a short period of time, I think you see some positive activity. You see the players reacting to Beppe and his style. E sicuramente è già evidente quello che Beppe ha fatto, i giocatori sono comunque più reattivi, è riuscito a tirare fuori da loro le qualità che hanno. So I think that the difficult balance when you're in this sport in which you playing every Sunday and you have that final after 90 plus minutes of what occurred, but then you also will continue to play the game for years and years and years, and that's a difficult emotional balance. Sicuramente la cosa più difficile è trovare un equilibrio, l'equilibrio appunto nel giudicare quanto è stato fatto in quei 90 minuti e poi portarlo avanti per le partite successive. So I think as we work towards that longer term, which is getting promoted this year, you have to say, how are we playing? Did we play well? We played well first half. We played well for 60 minutes. We played well and continue to build upon that. That's the important part for the longer term goal of making sure we get promoted. Quindi nell'ottica più futura di vincere, di conquistare la promozione quest'anno è importante analizzare e costruire sui minuti giocati, su quello che si è fatto in 60 minuti per poi cercare di allungare i benefici di quello che si sta facendo. Ecco, più in generale prosegue il grande progetto che ha per il Parma Calcio e anche il progetto legato al Tardini, alla nuova casa dei tifosi del Parma.
Yeah, the overall project is to build what we're doing at Parma Calcio, and that takes years to do to get the overall continued building what the project is. Beh, sicuramente è un progetto a lungo termine, serviranno diversi anni prima di arrivare a costruire o avere appunto il progetto che abbiamo in mente pienamente realizzato. You know, as I've talked about before, you know, the objective is for us to bring in the young players and have them come all the way through the academy and play for the first team. So we're playing young local people who can grow up and be part of that and making sure they have the facilities to do that. Beh, come ho già detto diverse volte, uno degli scopi principali del progetto è sicuramente di integrare giovani talenti attraverso l'Academy che possano appunto arrivare a giocare poi in prima squadra. And that obviously takes time when you bring in someone who's 9, 10 years old and have them grow and get ready to play for the first team. E ovviamente anche questo è un progetto a lungo termine perché stiamo parlando di ragazzini dai 9 anni in su che verranno appunto gradualmente integrati e si spera possano diventare membri della prima squadra. And we also have to make sure that we have the facilities for our young players as long as for our first team, and that includes, you know, where they train, what they have for the palestra, the activities, and how we take care of them all the way through the system, and that needs to be created. E ovviamente perché ciò accada sono necessarie strutture adeguate in cui questi giovani atleti si allenino, si formino. So certainly enhancing and committing resources towards the academy side, towards the young, is an important part of what we're going to do. E quindi una parte importante del progetto è sicuramente potenziare le strutture a disposizione dell'Academy, a disposizione dei giovani. But more of the immediate as we talk about what we're going to do from a stadium standpoint, and certainly that has been, you know, frustrating I think for many of us and from where we're at today. Beh, per quanto riguarda invece un progetto più a breve termine, quindi parliamo dello stadio, ecco, devo ammettere che c'è un po' di frustrazione per quanto è successo fino ad oggi. You know, the new stadium is where Tardini is today, is about having the opportunity to use that facility on a everyday basis, because it's honestly it's a waste of space to show up once every week or two and try to use a building like that. Quindi l'idea per lo stadio è quella di sfruttare maggiormente questa struttura, non solo per la partita domenicale, ma a livello quotidiano, perché altrimenti è uno spazio sprecato fondamentalmente. But the frustrating part is, you know, based on federal law, you know, we should have had a response from the city by this point, and we're now, I don't know, 120 days past what the law says the city should have responded. Per quanto riguarda, dicevo prima, provo un po' di frustrazione, perché fondamentalmente non abbiamo ancora ricevuto dalla città, dalle autorità, le risposte che per legge dovevano pervenirci almeno 120 giorni fa. So we're certainly still committed to doing the stadium, but we have to just figure out how we get past this point and where we're just stuck right now, and how we get this unstuck and get this facility for City of Parma, for the region Emilia-Romagna, and certainly for Parma Calcio. Quindi sicuramente il progetto dello stadio continua, è un progetto in cui noi ancora crediamo, dobbiamo solo capire come superare questo impasse che ci sta bloccando, ricordandoci che lo stadio è un progetto importante per la città di Parma, per la regione addirittura. Because having a stadium, having that facility in which we can offer honestly the fan amenities, the premium seating, it's a critical piece to be successful in football today. Avere uno stadio che sia un'opportunità, un luogo in cui anche le famiglie possano recarsi, un luogo fruibile, è sicuramente uno degli elementi necessari per il successo nel mondo del calcio oggi. Volevo chiedere quanto è legato il progetto sportivo allo sviluppo del progetto stadio. Sportivo calcistico. La squadra. Project, your team, squad project Okay. to the stadium. Well, I mean, if you look in sports, there is unfortunately a correlation between revenue and success. And we need to make sure we have a project that can enhance the revenue so we can spend
those euro on the team? Beh, sicuramente nel calcio, nello sport in generale, i profitti, gli introiti sono fortemente correlati al successo della squadra. Perché? Perché maggiori sono gli introiti, più si può spendere per migliorare la squadra. I wish I could be pure and say it's all about, putting the 11 players out there and that will determine success. But things like the new stadium with the premium type seating brings in the revenue, and you look at successful clubs, they're the ones that have more revenue. And Sì, quindi potrei fare il puro e dirvi che il successo nel calcio riguarda solo la squadra, avere dei buoni giocatori, ma insomma lo sappiamo tutti che non è così. Ovviamente lo stadio nuovo potrebbe generare ulteriori profitti che potrebbero poi essere riversati appunto sulla squadra stessa. Now, don't tell my children, but the more revenue just means more back into the team, so we can have more revenue for it to go back into the team. It's a simple cycle. Non ditelo ai miei figli, però è un ciclo molto semplice: maggiori profitti da reinvestire nella squadra, il che genera ulteriori profitti che vengono reinvestiti nella squadra. È un ciclo molto semplice. L'ultima domanda da parte mia: se l'aspettava così difficile la Serie B, anche le altre retrocesse faticano. Chi arriva dalla Serie A magari si aspettava qualcosa di più semplice, invece è veramente un campionato molto duro. I didn't think Serie A was going to be so difficult, and so we had a difficult year for all of us. A difficult year where, I live this in the same sense that our most diehard fans live it. Where, at the end of the day, I'm lucky enough to be the president, but it also means I have the ultimate responsibility. Sì, a dire il vero non mi aspettavo che anche la Serie A fosse così difficile, e considerate che io vivo le partite, vivo la situazione come i fan più accaniti, il fan più partecipativo, per cui alla fine della giornata sinceramente non mi aspettavo difficoltà di questo tipo. So as I walk home on a Sunday night, after a game at Tardini, back to my hotel room, and I have probably the same problem, or more so, that all of our fans do. It's you can't get to sleep, you're frustrated, you're angry, and you live that emotion. And certainly, I live that emotion. Quindi quando rientro nella mia stanza d'hotel dopo aver visto una partita al Tardini, fondamentalmente ho le stesse, non riesco a dormire di notte, sono agitato, come un qualsiasi altro tifoso, con in più la responsabilità di essere il presidente del Parma Calcio. But I think your question about Serie B, when you look at it and look at the talent and the experience that we have all the way through the central part of the field, we should be more successful than what we are right now. Per ritornare alla sua domanda sulla Serie B, credo che con i talenti, con le qualità che abbiamo, sicuramente potremo essere in una posizione migliore. And that's the part that I think I feel good about, that I feel that we have the talent that can get us promoted, and that's the important part. Certainly, there's always the opportunities in the calcio mercato to see how can you enhance your talent, but we have a good base of players this year. E questa è una cosa che mi rassicura, cioè sapere di avere dei buoni talenti, dei buoni giocatori. Poi ovviamente c'è sempre il calciomercato dal quale attingere per apportare ulteriori miglioramenti, ma di fondo abbiamo una buona qualità. And I think everyone would think we're going to be in a better position than we are right now. So yes, Serie B is difficult, but Serie A is difficult. I mean, every league is difficult, but it's just a question of we need to improve game over game and making sure that we're going in the right direction as a club. Sì, sicuramente non ci aspettavamo di essere in questa situazione in Serie B, ma la Serie B è difficile, la Serie A è difficile. La cosa importante è continuare a migliorare, puntare al miglioramento.